Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Molto tempo fa, in una terra lontana, c'era un re che aveva 3 figli. Un giorno il re si ammalò gravemente, tanto che tutti temevano per la sua vita. I suoi figli erano molto tristi per la malattia del padre. Mentre camminavano insieme nel giardino del palazzo, un uomo anziano si avvicinò e chiese cosa non andasse. Loro gli dissero che il padre era molto malato e che temevano che nulla potesse salvarlo. «So come aiutarvi», disse l'uomo anziano. «Si tratta dell'acqua della vita. Se potesse berla starebbe meglio, ma è molto difficile da trovare». Il figlio maggiore rispose: «La troverò io», e si recò dal re, chiedendo il permesso di cercare l'acqua della vita, convinto che fosse l'unica cosa in grado di salvarlo. «No», rispose il re. «Preferisco morire piuttosto che mettere in pericolo te durante questo viaggio». Tuttavia, dopo molte suppliche, il re finalmente acconsentì. Il principe pensò: «Se riporto quest'acqua, mio padre mi nominerà unico erede al suo regno». Partì e viaggiò per un po' finché non raggiunse una profonda valle circondata da rocce e alberi. Guardandosi attorno, vide un brutto nano in piedi su una roccia, con un cappello a punta e un mantello rosso. Il nano esclamò: «Principe, dove vai così di fretta?» Il principe rispose scortesemente: «E a te che importa, brutto essere?» e continuò per la sua strada. Il nano si arrabbiò per l'atteggiamento del principe e gli lanciò un incantesimo di sfortuna. Mentre il principe proseguiva, il sentiero si fece sempre più stretto fino a che non poté più andare avanti. Quando cercò di girare il cavallo, sentì una risata forte e scoprì che il sentiero dietro di lui era bloccato, intrappolandolo. Provò a scendere da cavallo e camminare, ma la risata si ripeté e si accorse che non riusciva a muoversi, rimanendo bloccato. Nel frattempo, il re anziano stava ancora aspettando il ritorno del suo figlio. Ma dopo un lungo tempo, il secondo figlio disse: «Padre, cercherò l'acqua della vita». Pensò: «Mio fratello è probabilmente morto, e il regno sarà mio se riesco a trovare l'acqua». Il re esitò, ma alla fine gli permise di partire. Seguì lo stesso sentiero del fratello e presto incontrò lo stesso nano, che lo fermò nello stesso punto. «Principe, dove vai così di fretta?» chiese il nano. «Fatti gli affari tuoi, pettegolo», rispose il principe con disprezzo e proseguì. Ancora una volta, il nano gli lanciò lo stesso incantesimo, e anche lui fu costretto a rimanere intrappolato tra le montagne. Questo è spesso ciò che accade alle persone orgogliose che pensano di essere migliori degli altri e rifiutano di chiedere aiuto. Dopo un po', il figlio più giovane decise di andare a cercare l'acqua della vita, sperando di aiutare suo padre. Partì e presto si imbatté nel nano nello stesso punto. «Principe, dove vai così di fretta?» chiese il nano. Il principe rispose: «Sto cercando l'acqua della vita perché mio padre è malato e potrebbe morire. Puoi aiutarmi? Ti prego, sii gentile e assistimi se puoi». «Sai dove si trova?» chiese il nano. «No», disse il principe, «ma per favore dimmi se lo sai. Poiché hai parlato gentilmente ed hai la saggezza di chiedere consiglio, ti aiuterò. L'acqua che cerchi proviene da un pozzo in un castello incantato. Per raggiungerlo in sicurezza, prendi questa bacchetta di ferro e 2 pagnotte di pane. Batti 3 volte la porta di ferro del castello con la bacchetta e si aprirà. All'interno ci saranno 2 leoni affamati che aspettano il loro pasto, ma se gli lancerai il pane, ti lasceranno passare. Affrettati al pozzo e prendi un po' di acqua della vita prima che l'orologio segni mezzanotte.
Se aspetti troppo, la porta si chiuderà per sempre. Il principe ringraziò il nano per il suo aiuto, prese la bacchetta e il pane, e viaggiò a lungo finché non raggiunse finalmente il castello. Proprio come aveva detto il nano, la porta si aprì al terzo colpo della bacchetta. Dopo aver calmato i leoni con il pane, attraversò il castello e trovò una bellissima sala. All'interno vide diversi cavalieri congelati in trance e prese i loro anelli da indossare. In un'altra stanza trovò una spada e un'altra pagnotta di pane, che prese anch'essa. Più avanti scoprì una giovane signora seduta su un divano. Lei lo accolse con gioia e disse che se lo avesse liberato dall'incantesimo, lo avrebbe sposato in un anno e gli avrebbe dato il regno. Gli disse che il pozzo con l'acqua della vita si trovava nei giardini del palazzo e lo esortò a correre a prendere l'acqua prima che l'orologio segni mezzanotte. Mentre passeggiava nei bellissimi giardini, si imbatté in un'area ombreggiata con un divano. Sentendosi stanco, pensò di riposare un momento e godere del bel panorama. Si sdraiò e presto si addormentò senza rendersene conto. Si svegliò quando l'orologio stava per segnare mezzanotte. Spaventato, si alzò di scatto, corse al pozzo, riempì una coppa d'acqua e si affrettò a uscire. Proprio mentre stava uscendo dalla porta di ferro, l'orologio segnò mezzanotte e la porta si chiuse di colpo, bloccandogli un pezzo di tallone. Una volta fuori, era raggiante di avere l'acqua della vita. Sulla strada del ritorno, passò accanto al nano, che vide la spada e la pagnotta e disse: «Hai fatto un grande affare. Con questa spada puoi sconfiggere interi eserciti, e il pane non finirà mai». Il principe pensò: «Non posso tornare da mio padre senza i miei fratelli». Chiese al nano: «Puoi dirmi dove sono i miei due fratelli?» «Sono partiti per cercare l'acqua della vita prima di me e non sono mai tornati. Li ho intrappolati tra due montagne», disse il nano, «perché erano orgogliosi e scortesi e rifiutavano di chiedere aiuto». Il principe implorò il nano di liberarli. E sebbene il nano fosse riluttante, alla fine acconsentì avvertendo: «Fai attenzione, hanno cuori malvagi». Il principe fu felice di rivederli e raccontò loro tutto ciò che era accaduto. Insieme i tre fratelli continuarono fino a raggiungere un regno che soffriva a causa di guerre e carestie, dove molti stavano morendo di fame. Il principe condivise il pane magico con il re e tutti nel regno mangiarono. Prestò al re la meravigliosa spada, che lo aiutò a sconfiggere l'esercito nemico, riportando pace e abbondanza nella terra. Il principe aiutò altri due regni nello stesso modo mentre tornava a casa. Quando giunsero al mare, salirono su una nave. I due fratelli maggiori, sentendosi gelosi del loro fratello più giovane che aveva trovato l'acqua che loro non erano riusciti a ottenere, tramavano contro di lui. Decisero di aspettare che si addormentasse e versarono l'acqua della vita, sostituendola con l'amara acqua di mare. Quando arrivarono a casa, il figlio più giovane portò la coppa al re malato, emozionato affinché il padre bevesse e si ristabilisse. Ma non appena il re assaggiò l'amara acqua di mare, si ammalò ancor di più. I fratelli maggiori entrarono e darono la colpa al più giovane, sostenendo che avesse tentato di avvelenare il padre, mentre fingevano di aver portato l'acqua della vita. Non appena il re beve dalla loro coppa, si sentì meglio e tornò forte come prima. I fratelli maggiori risero del loro giovane fratello dicendo: «Allora, fratello, hai trovato l'acqua della vita, vero? Hai fatto tutto il lavoro, ma noi ci prenderemo la ricompensa. Se non stai attento, uno di noi prenderà la tua bella principessa l'anno prossimo. Fai meglio a non dirlo a nostro padre,
o non ti crederà, e potresti perdere anche la vita. Stai zitto e ti risparmieremo. Il re era ancora arrabbiato con il figlio più giovane, pensando che avesse tentato di fargli del male. Riunì la sua corte e chiese cosa dovesse essere fatto. Tutti concordarono che dovesse essere messo a morte. Il principe non aveva idea di cosa stesse succedendo fino a quando un giorno, mentre cacciava con il cacciatore principale del re, il cacciatore apparve molto triste. Il principe chiese: «Cosa c'è che non va? Non posso dirti», disse il cacciatore. Ma il principe insistette: «Per favore, dimmelo». «Prometto che non mi arrabbierò, ahimè». «Il re mi ha ordinato di ucciderti», disse il cacciatore. Il principe rimase scioccato. «Lasciami vivere e scambierò i vestiti con te. Puoi portare il mio mantello regale per mostrarglielo, e io indosserò il tuo vecchio. Sarei felice di aiutarti», disse il cacciatore. «Non potrei mai spararti». Si scambiarono i vestiti e il cacciatore uscì attraverso il bosco. Non molto dopo, 3 grandi doni arrivarono per il principe più giovane da 3 re, che aveva aiutato con la spada e il pane. Questo addolcì il cuore del vecchio re e cominciò a pensare che suo figlio potesse essere innocente. «Oh, se solo mio figlio fosse vivo! Rimpiango di averlo fatto uccidere», disse. «È ancora vivo», disse il cacciatore. «Sono contento di avergli mostrato misericordia e ho riportato indietro il suo mantello regale». Il re fu sopraffatto dalla gioia e annunciò a tutto il regno che se suo figlio fosse tornato, lo avrebbe perdonato. Nel frattempo, la principessa aspettava con ansia il ritorno del suo eroe e fece costruire una strada d'oro che portava al suo palazzo. Disse ai suoi cortigiani che qualsiasi principe fosse passato dritto sulla strada era il suo vero amore e dovevano lasciarlo entrare, ma chiunque fosse andato di lato doveva essere mandato via. Presto, il fratello maggiore decise di rivendicare la principessa per sé, pensando di fingersi il suo salvatore. Quando raggiunse la strada d'oro, si fermò per ammirarla e pensò: «Che peccato cavalcare su una strada così bella». Si girò e cavalcò lungo il lato destro. Quando raggiunse il cancello, le guardie, vedendo il suo deviazione, gli dissero che non poteva essere il vero principe e lo mandarono via. Il secondo principe ben presto lo seguì, sperando di conquistare anche la principessa. Quando giunse alla strada d'oro e vi pose un piede, si fermò per ammirarne la bellezza pensando: «Che tristezza che qualcuno debba calpestare qui». Anche lui si girò e cavalcò lungo il lato sinistro. Le guardie gli dissero che non era il vero principe e lo mandarono via anche a lui. Infine, quando l'anno fu scaduto, il fratello più giovane lasciò il bosco dove era rimasto nascosto dall'ira di suo padre, partendo per cercare la sua sposa. Cavalcò in fretta, pensando solo a lei, e non si accorse nemmeno di cosa fosse fatta la strada. Quando raggiunse il cancello, si aprì e la principessa lo accolse gioiosamente, dichiarandolo il suo salvatore e promettendo di sposarlo e farlo diventare il sovrano del regno. Una volta passata la loro gioia per l'incontro, la principessa gli disse che aveva sentito che suo padre lo perdonava e lo voleva indietro. Prima di sposarsi, decise di visitare suo padre portandola con sé. Spiegò tutto ciò che era accaduto, come i suoi fratelli lo avessero ingannato, eppure lui aveva sopportato tutto per amore del padre. Il vecchio re era furioso e voleva punire i suoi figli malvagi, ma essi fuggirono su una nave e salparono via, senza mai essere visti di nuovo. Il re radunò la sua corte e invitò tutti nel regno a festeggiare il matrimonio di suo figlio e della principessa. Giovani e anziani, nobili e comuni,
Tutti accorsero insieme. Tra di loro c'era il nano amichevole, indossando il suo cappello a punta e un nuovo mantello rosso. E così si celebrò il matrimonio e le campane gioiose suonarono. Tutti danzarono e cantarono, festeggiando e celebrando a lungo, a lungo. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.